Nell'ambito della programmazione dell'anno accademico dell'Università della Terza Età del Portogruarese abbiamo pensato di portare come tema scientifico di quest'anno la relatività di Galileo, la relatività di Einstein sia ristretta che generale. Obiettivo di questa serie di video è dimostrare che la fisica è la stessa in tutto l'universo e quindi faremo un excursus sulla fisica del cielo e della terra come premessa e poi affronteremo la relatività di Galileo, dialogo dei sistemi, sui massimi sistemi, esperimento mentale nella nave con fra l'altro l'aiuto di Marco Paolini che nel 2012 fece uno spettacolo davvero spassoso sulla vita di Galileo e quindi prenderemo alcuni spezzoni di questo spettacolo. Poi vedremo la velocità relativa nel moto rettilineo uniforme, il principio di relatività, i limiti della relatività di galileana, le trasformazioni di Lorentz, Einstein e le sue trasformazioni e infine la sintesi di Einstein nella relatività ristretta. Un grazie di cuore proprio a Simone Barone, fisico nucleare, che con il suo canale Pepite di Scienza in YouTube mi ha fatto comprendere profondamente la relatività ristretta e soprattutto quella generale. Comprendere a livello sempre divulgativo, ovviamente. Annalen der Physik è la rivista su cui Einstein pubblicò la teoria della relatività ristretta, per la quale le leggi di natura osservate sulla Terra sono uguali in tutto l'universo, cosa non scontata. Per la fisica di Aristotele, che ha dominato fino al Seicento, con strascichi fino alla fine dell'Ottocento, le leggi che governano i fenomeni naturali sulla Terra sono differenti da quelli che governano il cielo. Nelle alte sfere celesti c'è una sostanza che sulla Terra non c'è, la quinta essenza o etere. Si noti come nelle alte sfere, la quintessenza, etere, sono ancora termini che noi usiamo e che sono proprio dei residui di quel tipo di cultura. Per secoli, specie nel Medioevo, l'ipse dixit di Galileo, riferito ad Aristotele, imperava. Se un dato esperienziale divergeva da quanto detto dal sommo filosofo, non era da prendere assolutamente in considerazione. Se l'aveva detto Aristotele, cosa vuoi dire tu più di lui, visto che sono secoli che si accetta ciò che il sommo filosofo ha detto. Per questo è stato difficile nei secoli scardinare la convinzione che la fisica terrestre fosse diversa da quella del cielo. Galileo, con l'aiuto del cannocchiale, vede ciò che ad occhio nudo non si vede. La luna è corrugata, il sole ha le macchie. Ascoltiamo cosa dice Marco Paolino nel suo spettacolo Itis Galileo del 2012. Il link dell'intero spettacolo è in basso, nella descrizione. Perché? L'ho detto già, per gli antichi il cielo era mappa e orologio, dunque sapevano sempre che stavano guardando. Egli sa dare il nome a ogni stella che c'è sopra. E quando da una stella nota passa all'altra stella nota col cannocchiale in quello che era buio per l'occhio umano, lui ne vede 10, più 10, 9. Il firmamento non è più così fermo.
poi punta il guardo alla luna o boia alle rughe, poi va sul sole o boia alle macchie. Ma c'è qualcuno sano lassù o... No, perché Aristotele ha detto sulla terra, acqua, terra, aria, fuoco, ma in cielo quintessenza. A me par tanto la stessa cosa. Ed è così che disegna la luna Galileo, fatta di monti e valli assai terrestri. E tutto questo è già eretico alquanto. Galileo Galilei per primo indica un metodo scientifico per studiare i fenomeni fisici basati su risultati di dati sperimentali corroborati da relazioni matematiche che ne certifichino la veridicità. Ecco, questo l'ha fatto alla fine dei suoi anni, nel 78, a 78 anni. E la sua relatività fa muovere alla scienza i primi passi verso l'universalità della fisica. Ancora Marco Paolino nel suo spettacolo, a proposito dei discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, il metodo. Ma di ogni cosa che Galilei scrive in quel libro c'è spiegato come è arrivato a scriverla, a dirla. Lo chiamano metodo. È una logica. Chiunque andando dietro può rifare quella strada. È chiaro, non scuro. Un libro così non sarà mai scritto. È la prima fisica nuova dopo Aristotele. Qualcuno dice quella è la relatività galileiana. Da quel libro in ogni caso parte Newton per la legge di gravità. Da quel libro parte Einstein per la teoria della relatività. Lo pubblica a 78 anni. Si chiama Discorso sopra due nuove scienze ed è un libro di una freschezza straordinaria. Qualcuno dice quello è il libro pericoloso. Da lì è cominciato tutto. Quello è il... I fenomeni osservati in una nave ormeggiata al molo di un porto sono uguali a quelli osservati nella stessa nave che naviga a largo con moto rettilineo uniforme. Si noti anche il carico metaforico, salpare verso lidi dove la scienza approda a risultati inimmaginabili, come testimonia questo replicante che è stato a largo dei bastioni di Orione. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. Nei dialoghi sui massimi sistemi, con l'esempio del Gran Naviglio, Salviati Copernicano vuole dimostrare che, come nella stiva di una grande nave non ci si accorge se è ferma al molo o si muove di moto rettilineo uniforme rispetto ad esso, così la Terra. Non c'è modo di sapere se sia in moto o si muova di moto rettilineo
uniforme. Naturalmente questi ragionamenti a livello collocati al tempo di Galileo. Così Galileo fa dire a Salviati: riservatevi con qualche amico nella maggior stanza che sia sotto coverta di alcun gran naviglio, e qui vi fate d'aver mosche, farfalli, simili a animaletti volanti. Beh, uno si chiede perché mosche, farfalle o altri animaletti, perché si pensava, chi pensava che la Terra fosse ferma e che non si muovesse, aveva come argomento che se la Terra si muovesse, tutte le mosche, le farfalle o tutti gli animaletti che volano praticamente sarebbero spiaccicati sulla parete, perché la Terra muovendosi sarebbe come una spazzola, e quindi tutto ciò che è verticale, tutto ciò che è nell'aria andrebbe a spiaccicarsi sulle pareti di stanze o cose simili. Questa è la ragione degli animaletti e vari, volanti soprattutto. Si avvianca un gran vaso d'acqua e dentrovi dei pescetti. Anche questa, avere un vaso con dei pescetti, chi sosteneva che la terra era ferma, dice se la terra si muovesse, tutti i pesci andrebbero a spiaccicarsi su una parete della vasca in cui sono. Sospendasi anche in alto qualche secchiello che a goccia vada versando dell'acqua in un altro vaso di angusta bocca che sia posto a basso. Ecco, anche questa, se avete un filo, la goccia che cade da una botte e va a finire proprio nel collo di una bottiglia abbastanza piccola, e quelli che sostenevano che la terra era ferma dice se la nave si muove la goccia non cadrebbe verticalmente ma cadrebbe in senso obliquo, e quindi andrebbe a finire a terra. Continuiamo. E stando ferma la nave, osservate diligentemente come quegli animaletti volanti con pari velocità vanno verso tutte le parti della stanza. Osservate che avete diligentemente tutte queste cose, benché niun dubbio ci sia, mentre il vancello sta fermo, non debbano succedere così. Fate muovere la nave con quanta si voglia velocità, che, pur di moto uniforme e non fluttuante di qua e in là, voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti gli nominati effetti. Cioè le mosche non vanno a finire sulle pareti, e i pesciolini sempre si muovono tranquillamente, e quindi dice né da alcuno di quelli potrete comprendere se la nave cammina oppure sta ferma. Quindi come succede sulla nave che non ci accorgiamo se è fermo o se è moto, così la Terra. Ecco, questa è la stiva della nave, e vediamo un attimo. Qui abbiamo una botte dove in sostanza cade una goccia dentro un fiasco con il collo abbastanza ristretto. Qui invece del ballon di cui parlerà il Marco Paolini, abbiamo delle palline che cadono sul pavimento lungo un piano inclinato. Qui abbiamo i pesciolini, e qui abbiamo dei fumiganti che vanno in direzione perfettamente verticale. Se la nave invece dovesse muoversi dovrebbero essere inclinati, ecco.
secondo la visione di chi pensava che la Terra fosse ferma. La lampada è qui ed è tutta tranquilla, la nave è ferma, lo capiamo dal tachimetro che ci dà 0. Invece ecco, la nave adesso appunto è abbastanza messa è al largo, si muove di moto rettilineo uniforme, giustamente no, una nave che in tempesta non ci farebbe vedere quello che vogliamo vedere noi. La nave si muove di moto rettilineo uniforme, abbiamo la sbrezza giusta per spingerla come vogliamo noi. Ecco che adesso la nave si sta muovendo. Osserviamo tutto quello che abbiamo visto prima, cioè la goccia che cade nel fiasco, le palline che scendono dal piano inclinato, la vasca dei pesci, i fumiganti e così via. Non si nota nessuna differenza tra prima e dopo. Seguiamo adesso l'esperimento mentale che fece Galileo. Siamo su una nave, entriamo nella stiva, nella stanza che abbiamo visto prima e osserviamo cosa succede. Una goccia entra nel fiasco, delle palline scendono dai piani inclinati, il fumo va dritto, qui c'è una bolla con dei pesci e la lampada è tutta ferma. Poi la nave si mette in movimento e la persona o le persone che sono dentro la nave, vediamo cosa osserveranno quando la nave si muoverà a velocità costante e secondo una linea retta. Ecco questa nave così suggestiva. Adesso rientriamo dentro la stiva, nella camera che abbiamo visto prima, la velocità è costante e noi osserviamo esattamente i fenomeni di prima. L'acqua va nel fiasco, le palline scendono tranquillamente dal piano inclinato, il fumo va dritto, i pesciolini si nuotano tranquillamente e la lampada è perfettamente ferma come prima. Ecco. Ecco come Marco Paolini trae le conclusioni dell'esperimento mentale di Galileo nello stile della commedia dell'arte, spassosissima, in lingua veneziana. Al posto delle biglie del piano inclinato lui parla di ballon, giocare con una palla al traverso, lui dice, cioè facendo andare la palla da un lato all'altro della nave e poi lungo l'asse della nave, da prora a poppa e viceversa. Perché questo? Secondo i detrattori della Terra in movimento, lanciando un pallone da destra a sinistra, la palla non andrebbe dritta contro l'altra parete, ma andrebbe inclinata, si sposterebbe praticamente nel senso del movimento della barca. E così pure se noi lanciassimo il pallone da prora a poppa, è chiaro che arriverebbe in faccia all'osservatore in maniera molto veloce, mentre lanciandola nel movimento della barca, secondo quelli che dicevano che la Terra era ferma, il pallone praticamente va nella direzione della palla e fa fatica a ritornare. A questo punto
ha avuto il mirabile equilibrio dell'universo statico. Dite pur che molino la cima, che cazzino la randa, che la barca vada e finché la barca va. Guai chi che la tocca. E con la barca in movimento, controllare che dentro la stiva, passando il ballon dalla izquierda alla derecha, dalla popa alla prua, sia sempre la stessa roba di prima e che non succeda adesso che quello che tira da dietro verso in avanti, ciò, siccome intanto la barca si è sposta, quello si muove non arriva mai il ballon, che non succeda lo contrario tirando davanti e indietro, tum tum, ti ciappi il ballon sul muso perché intanto sei andato avanti, no. Ma ugual noioso sia come che pria. Guardare e controllare che dentro la pignata, i pesci no, cosa? Continua a nuotare in tondo, non sia tutti fraccà contro il fondo di pignata dicendo che forte che andiamo, che cazzo che femo, che forte che andiamo. Che il vino continua a pissar dritto e non abbia fatto pozzanghera al di fuori e che da ultimo, dico purtroppo, le zanzare continua broken the ball democraticamente come prima e non si andare tutte a spiaccicarsi contro il muro per il motto della barca. Con ciò avremo la dimostrazione che ogni cosa trasportata dal moto della barca continuerà il suo moto di prima sin essere alterata dal moto barca che tutto contiene. Cosa vuol dire? Vuol dire che ha ragione signor Copernico, anche se la Terra si muovesse, a meno che non frena di colpo o non attira un'accelerata, senza un punto di riferimento esterno, per noi è la stessa roba. Ha avuto la dimostrazione, femme un piacere. Ciapei fulminanti, impisse il fuoco, scalde l'acqua, mangia i pesci, beve il vino alla salute mia e di Niccolò Copernico. Ciappa! Ecco, ritorniamo nell'alveo della nostra presentazione. Queste sono come dire, le espressioni più importanti della relatività galileana. In pratica noi abbiamo un treno che si sta muovendo ad una certa velocità, mettiamo 50 km orari. Qui abbiamo il Galileo, si sta muovendo semplicemente, mettiamo alla velocità di 5 km orari. Bene, per una persona che sta a terra, la velocità di Galileo è vista come la somma della velocità del treno, 50 km orari, più la velocità di Galileo che si sta muovendo sul treno, 5 km orari, cioè 55 km orari. Da qui parte poi Einstein e anche Newton per poi arrivare alla velocità, alla relatività ristretta, dove tutto questo non potrà essere usato. Il principio quindi di relatività si può esprimere in molti modi, ma essenzialmente afferma che le leggi della fisica non variano per l'osservatore in modo relativo uniforme. In pratica, un sistema di riferimento inerziale, cioè in modo rettilineo uniforme, corrisponde ad un sistema inquiete. Purtroppo la relatività generale galileana ha il suo tallone d'Achille nella dimensione temporale. Qui, come si vede, Galileo scrive t uguale a t1. Il tempo trascorre allo stesso modo sia nel primo sistema, mettiamo quello fermo al molo, che nel secondo. Pertanto, alle leggi dell'elettromagnetismo di Maxwell non si può applicare la formula che abbiamo visto di Galileo sul treno. La velocità di Galileo rispetto alla Terra è uguale alla velocità di Galileo rispetto al treno più la velocità del treno. Abbiamo detto quindi 55 uguale a 5 più 50. Hendrik Lorentz, un olandese, con le sue trasformazioni adattò le trasformazioni di Galileo all'elettromagnetismo. Sulla colonna di sinistra
si hanno le trasformazioni di Lorentz, a destra quelle di Galileo. Praticamente c'è questo termine in più che adatta le due situazioni. C'è da dire, come vedremo anche più tardi, che qui c'è di mezzo la velocità del sistema e qui c'è la velocità della luce, che è c al quadrato. In sostanza c'è da dire che se la velocità del sistema che si muove rispetto a uno fermo è bassa, cioè è alla nostra portata, allora t' è uguale a t. Ma se il sistema che si muove rispetto a uno che è fermo si muove a velocità vicine a quella della luce, allora in maniera molto marcata si vede che il tempo non trascorre allo stesso modo nei due sistemi. Albert Einstein, nel formulare la teoria della relatività ristretta, si trovò di fronte a due tipi di trasformazioni. È vero che c'erano già le trasformazioni di Lorentz, che lui prese proprio a piene mani, ma queste trasformazioni di Lorentz, che erano valide per l'elettromagnetismo, erano prime di supporto teorico convincente. La situazione era molto ambigua e non c'era nesso tra i due tipi di trasformazioni. Con la relatività ristretta, che vedremo dal prossimo video, Einstein concilia le due trasformazioni creando il concetto di spazio-tempo, che vedremo, come dicevo, nel prossimo video.